Salve a tutti ragazzi, oggi per la prima volta in assoluto riesco ad avere tra le mani uno smartphone Xiaomi. Si tratta di un modello di fascia bassa, ma da qualche parte dovevo pure iniziare. Recensirò quindi il qui presente Xiaomi Redmi Note 12 modello 4G, uscito all'incirca a marzo 2023, quindi parliamo di 1 anno e 3 mesi fa circa, che già al momento dell'uscita non possedeva specifiche tecniche da urlo e che oggi potete acquistare per circa 140-150 euro. Prima però di cominciare, ragazzi, se volete supportarmi e far crescere il canale, iscrivetevi, mettete un like, commentate, condividete il video, insomma, come vi dico sempre, le solite raccomandazioni di rito. Chiusa la parentesi raccomandazioni, come si comporterà oggi questo Redmi Note 12? Mini sigla e poi scopriamolo insieme. Comincio col dirvi che questo Xiaomi con il suo display da 6,67 pollici è un bel padellone da tenere in mano. Le cornici dello smartphone non sarebbero neanche eccessive se non fosse per il mento dello smartphone, che è davvero bruttina a vedersi, anche se devo dire che alla lunga ci si fa l'abitudine. Questo Redmi Note 12 4G, nonostante sia come ho detto, prodotto di fascia bassa, è comunque costruito benissimo ed è bello solido quando lo si impugna. I materiali ovviamente sono tutti plastici, ma vi assicuro che sono plastiche di ottima qualità, soprattutto quella del retro dello smartphone, che si distingue per una lavorazione particolare che regala un effetto quasi satinato, molto piacevole al tatto. Come vi ho spoilerato poco fa, le dimensioni di questo Redmi Note 12 4G sono abbastanza importanti. Parliamo infatti di 16,57 cm di altezza, 7,6 cm di larghezza e 7,9 mm di spessore. Insomma, se non avete delle manivelle grandi, scordatevi di utilizzarlo con una sola mano. Il peso poi raggiunge i 183 grammi, che sono comunque ben distribuiti per tutta la lunghezza dello smartphone e che sono giustificati sia dalle dimensioni importanti sia dalla capienza della batteria, di cui però vi parlerò in seguito. Come detto prima, lo Xiaomi Redmi Note 12 4G ha un display con diagonale da ben 6,67 pollici, con tecnologia AMOLED e un refresh rate che arriva addirittura fino a 120 Hz. Direi che per un prodotto di fascia bassa non ci si può davvero lamentare, anzi, tutt'altro. La qualità del pannello inoltre devo dire che, per quanto mi riguarda, è davvero ottima. I colori sono belli, vibranti, ha un'ottima luminosità anche sotto la luce diretta del sole. Gli angoli di visione sono ottimi e, se ve lo state chiedendo, no, i colori non virano verso nessun tipo di tonalità particolare quando si inclina o si ruota lo smartphone. Da questo punto di vista, Redmi Note 12 4G non mostra il fianco a nessuna critica. Ah, dimenticavo, piccola nota a margine per quanto riguarda il display è che supporta il doppio tocco sia per attivare lo schermo sia per spegnerlo. Insomma, davvero ottimo. Ora veniamo al vero nodo da sciogliere di questo smartphone, ossia la scheda tecnica. Come al solito quindi parliamo di SoC, RAM e memoria interna. Questo Xiaomi Redmi Note 12 4G è equipaggiato con un SoC Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB. Comincio col dirvi che la differenza tra questo Snapdragon 685 e lo Snapdragon 695 che abbiamo trovato sul Motorola Edge 30 Neo è più ampia di quanto la nomenclatura lasci presagire. Di questo però mi occuperò più approfonditamente nella recensione scritta che pubblicherò sul blog. Nonostante questo, e la memoria RAM che come vedete è di soli 4 GB, lo smartphone si muove bene. So di essere una voce fuori dal coro, in quanto questo Redmi Note 12 4G è stato criticato già al momento del lancio per la scheda tecnica non proprio, passatemi il termine, ipertrofica. Però sinceramente
L'esperienza d'uso non è mai frustrante o fastidiosa, anzi tutto si muove sufficientemente bene da farvi dimenticare di avere tra le mani uno smartphone da 150 €. Lo smartphone, nonostante la RAM risicata, riesce a tenere in background 3 o 4 app e anche quando le applicazioni in eccesso vengono killate, eh, passatemi il termine, killate, la riapertura delle app è sempre sufficientemente veloce e reattiva grazie alla memoria UFS 2.2 che troviamo a bordo di questo Xiaomi. Se siete interessati anche ad un pizzico di mobile gaming, sappiate che col solito Asphalt 9 il Redmi Note 12 4G si è comportato meglio del previsto. Con dettaglio grafico al massimo a 30 fotogrammi al secondo, il gioco si muove bene e non ho notato situazioni che andassero a inficiare la qualità del gameplay. Devo dire di aver notato però a livello grafico qualche scalettatura in più sui modelli poligonali delle auto, rispetto ad esempio ad un Motorola Edge 30 Neo, quindi probabilmente il gioco va a risparmiare un po' sull'anti-aliasing per non pesare troppo sulle performance dello smartphone. Insomma, non aspettatevi prestazioni da top di gamma o di avere per le mani un gaming phone con questo Redmi Note 12 4G, ma sinceramente lo vedo come uno smartphone molto ma molto equilibrato dal punto di vista hardware. Come vi ho accennato precedentemente, il peso di 183 grammi di questo Redmi Note 12 4G è giustificato anche dalla capienza della batteria che arriva a ben 5000 mAh. Dal punto di vista della durata della batteria non c'è davvero nulla di cui lamentarsi. Questo anche grazie allo Snapdragon 685 che essendo un SoC non molto potente non ha consumi eccessivi o anomali, quindi non preoccupatevi. A sera ci arriverete sempre, ma in caso di necessità avrete sempre a disposizione la ricarica rapida a 33 watt. Dal punto di vista fotografico invece non aspettatevi grandi cose da questo Xiaomi. A bordo troverete un sensore principale da 50 megapixel stabilizzato digitalmente, una fotocamera ultra wide da 8 megapixel e una fotocamera da 2 megapixel come sensore di profondità, quindi diciamo quasi inutile. Gli scatti di questo Redmi Note 12 4G sono scatti giusti per la fascia di prezzo che va a ricoprire questo smartphone, anche perché, detta sinceramente, non dovrebbe essere uno smartphone a cui interessarsi se si ha come obiettivo quello di avere in tasca uno smartphone capace di ottime foto. In ogni caso approfondirò questo aspetto, come faccio sempre, nello short dedicato e poi nel commento video più ampio. Che dire in definitiva di questo Xiaomi Redmi Note 12 4G? Se cercate uno smartphone su cui investire 150 € e seguite Text Lounge da prima di questa recensione, avrete già capito che sarebbe meglio investire questi soldi su altri smartphone, più precisamente su Motorola G30 e Motorola G30 Neo, che si trovano nel momento di questa video recensione praticamente sui 159-169 € e che sono smartphone nel complesso decisamente superiore a questo Xiaomi. Detto questo, se invece riuscite a recuperare questo Redmi Note 12 4G a un prezzo diciamo di circa 120 € o anche meno, allora prendetelo perché a questo prezzo diciamo che è il prezzo a cui vi consiglierei di acquistarlo. Alla fine con questo Redmi Note 12 4G abbiamo tra le mani uno smartphone aggiornato ad Android 14 con le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2024. Ben equilibrato, con una capiente batteria da 5000 mAh, un ottimo display con refresh rate elevato, un motorino della vibrazione discreto, un sensore di impronte fisico posto sotto al tasto di accensione che funziona davvero bene e una buona ricezione telefonica. I difetti invece sono un comparto fotografico prevedibilmente sottotono, ma in questa fascia di mercato è la normalità, il mento dello smartphone che non è piacevolissimo a vedersi, la RAM risicata che in ottica futura potrebbe essere un limite ed infine lo speaker stereo passato come tale anche su alcune blasonate recensioni online che in realtà è uno speaker mono in quanto l'audio di questo Xiaomi per videogiochi affini esce esclusivamente dall'altoparlante posto in basso. Ragazzi, che dire, se siete arrivati a guardare il video fino a qui, vi ringrazio perché anche questo è un modo per aiutarmi
E come al solito, se volete sostenermi, vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un like, a commentare, a condividere il video. Insomma, le solite cose che mi tocca ripetervi sempre e che a voi ovviamente non costano assolutamente nulla. Grazie a tutti ragazzi, spero ci rivedremo presto. Un saluto a tutti.